Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Coxiben SF Group SRL. Ultimo aggiornamento, 8 novembre 2021. Cos'ha Coxiben? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Coxiben durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Coxiben? Coxiben è un farmaco a base del principio attivo Celecoxib, appartenente alla categoria degli analgesici FANS, inibitori della COX-2 e nello specifico Coxib. È commercializzato in Italia dall'azienda SF Group SRL. Coxiben può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Coxiben 200 mg 20 capsule rigide. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: SF Group SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo Celecoxib. Gruppo terapeutico: analgesici FANS, inibitori della COX-2. Forma farmaceutica: capsula. Indicazioni: adulti. Sollievo sintomatico nel trattamento dell'osteoartrosi, dell'artrite reumatoide e della spondilite anchilosante. La decisione di prescrivere un inibitore selettivo della cicloossigenasi 2, COX-2, deve essere basata su una valutazione dei rischi globali del singolo paziente, vedere paragrafi 4, 3, 4, 4. Posologia. Poiché copyright i rischi cardiovascolari di Celecoxib possono aumentare con il dosaggio e con la durata dell'esposizione, la durata del trattamento deve essere la più breve possibile e deve essere utilizzato il dosaggio giornaliero minimo efficace. La necessità del sollievo dei sintomi e la risposta alla terapia da parte del paziente devono essere rivalutati periodicamente, specialmente nei pazienti con osteoartrosi, vedere paragrafi 4, 3, 4, 4, 4, 8 e 5, 1. Osteoartrosi. La dose giornaliera raccomandata è di 200 mg una volta al giorno in 2 dosi divise. In pazienti in cui il sollievo dei sintomi non sia dimostrato sufficiente, una dose da 200 mg 2 volte al giorno può aumentare l'efficacia. Dopo 2 settimane di trattamento, in assenza di un maggiore beneficio terapeutico, si devono valutare altre alternative terapeutiche. Artrite reumatoide. La dose iniziale giornaliera raccomandata è di 200 mg in 2 dosi divise. Se necessario, la dose può essere successivamente incrementata fino a 200 mg 2 volte al giorno. Dopo 2 settimane di trattamento, in assenza di un maggiore beneficio terapeutico, si devono valutare altre alternative terapeutiche. Spondilite anchilosante. La dose giornaliera raccomandata è di 200 mg una volta al giorno in 2 dosi divise. In pochi pazienti in cui il sollievo dei sintomi non sia dimostrato sufficiente, una dose da 400 mg una volta al giorno o in 2 dosi divise può aumentare l'efficacia. Dopo 2 settimane di trattamento, in assenza di un maggiore beneficio terapeutico, si devono valutare altre alternative terapeutiche. La dose massima giornaliera raccomandata pari a 400 mg per tutte le indicazioni. Popolazioni speciali. Anziani, 65 anni. Come negli adulti più giovani, inizialmente si devono utilizzare 200 mg al giorno. Se necessario, la dose può essere successivamente incrementata fino a 200 mg 2 volte al giorno. Si richiede particolare attenzione nei pazienti anziani con peso corporeo inferiore ai 50 kg, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Popolazione pediatrica. L'uso di Celecoxib non è indicato nei bambini. La sicurezza e l'efficacia di Coxiben non è stata stabilita nei bambini. Non ci sono dati disponibili. Metabolizzatori lenti del CYP2C9. Ai pazienti che presentano una riduzione accertata o sospetta dell'attività metabolica per il CYP2C9 sulla base del genotipo o di storia/esperienze precedenti con altri substrati del CY2C9, bisogna somministrare Celecoxib con cautela, poiché copyright il rischio di effetti indesiderati dose dipendenti è aumentato. In questi casi si deve considerare di dimezzare la dose minima raccomandata, vedere paragrafo 5, 2. Pazienti con compromissione epatica. In pazienti con moderata compromissione epatica accertata con albumina sierica compresa tra 25 e 35 g/l il trattamento deve essere iniziato con un dosaggio pari alla metà di quello raccomandato.
L'esperienza clinica in questo gruppo è limitata ai pazienti con cirrosi epatica, vedere paragrafi 4, 3, 4, 4 e 5, 2. Pazienti con compromissione renale. L'esperienza in pazienti con compromissione renale lieve o moderata trattati con celecoxib è limitata. Pertanto si consiglia di trattare questi pazienti con cautela, vedere paragrafi 4, 3, 4, 4 e 5, 2. Modo di somministrazione. Uso orale. Coxibem può essere preso con o senza cibo. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Ipersensibilità nota alle sulfonamidi. Ulcera peptica attiva o sanguinamento gastrointestinale. Pazienti nei quali si sono verificati asma, rinite acuta, polipi nasali, edema angioneurotico, orticaria o reazioni di tipo allergico dopo l'assunzione di acido acetilsalicilico, aspirina, o di farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS, inclusi gli inibitori della COX-2. Gravidanza e donne in età fertile che non fanno uso di adeguate misure contraccettive, vedere paragrafo 4, 6 e 5, 3. Sono state osservate malformazioni nelle due specie animali studiate con celecoxib, vedere paragrafo 4, 6. Il potenziale rischio nella donna in gravidanza è sconosciuto, ma non può essere escluso. Allattamento, vedere paragrafi 4, 6 e 5, 3. Grave disfunzione epatica, albumina sierica. 25 G/L o punteggio KILD-PUG 0 Yen 10. Pazienti con clearance stimata della creatinina renale 30 ml/min. Infiammazione cronica dell'intestino. Insufficienza cardiaca congestizia, NIAIV. Cardiopatia ischemica, arteriopatia periferica e / vasculopatia cerebrale accertate. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Effetti gastrointestinali. Complicazioni a carico del tratto gastrointestinale superiore ed inferiore, perforazioni, ulcere o sanguinamenti, alcune delle quali fatali, sono state riscontrate in pazienti trattati con celecoxib. Si consiglia cautela, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Interazioni farmacodinamiche. Anticoagulanti. L'attività anticoagulante deve essere monitorata particolarmente nei primi giorni successivi all'inizio del trattamento o alla modifica del dosaggio di celecoxib in pazienti che assumono varfarino o altri, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Coxibem insieme ad altri farmaci come Euroscoumadina Euro, Eurosinturma Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Coxibem durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Coxibem durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Studi animali, ratti e conigli, hanno mostrato tossicità riproduttiva, incluse malformazioni, vedere paragrafi 4, 3 e 5, 3. L'inibizione della sintesi delle prostaglandine può avere effetti avversi sulla gravidanza. Dati provenienti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. I pazienti che avvertono capogiri, vertigini o sonnolenza durante il trattamento con celecoxib devono evitare di guidare o usare macchinari. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse sono elencate secondo la classificazione per sistemi e organi e suddivise per frequenza nella tabella 1, in base ai dati emersi dalle fonti seguenti. Reazioni avverse, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati evidenziati casi di sovradosaggio. Dosi singole fino a 1200 mg e dosi multiple fino a 1200 mg 2 volte al giorno sono state somministrate in volontari sani per 9 giorni senza che si siano verificati eventi avversi clinicamente significativi. In caso di sospetto sovradosaggio occorre fornire assistenza medica appropriata, ad esempio lavanda gastrica, supervisione medica e, se necessario, l'istituzione di un trattamento sintomatico. Non si ritiene che la dialisi possa essere un metodo efficace per l'eliminazione del farmaco dato il suo elevato legame con le proteine plasmatiche. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antinfiammatori e antireumatici non steroidei, FANS, Coxib, codice ATCM01A01. Meccanismo d'azione. Celecoxib ha un inibitore selettivo della cicloossigenasi 2, COX-2, efficace per via orale, quando somministrato nell'intervallo di proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Celecoxib è ben assorbito e raggiunge il picco plasmatico dopo circa 2-3 ore.
L'assunzione a stomaco pieno, pasto ricco di grassi, ritarda l'assorbimento di celecoxib di circa 1 ora. Dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non hanno rivelato rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di tossicità a dosi ripetute, potenziale mutageno o cancerogeno in aggiunta a quelli trattati nei elenco degli eccipienti. Contenuto delle capsule: sodio lauril solfato, lattosio monoidrato, crospovidone, povidone K29-32, magnesio stearato, involucro della capsula, titanio diossido e 171, gelatina, sodio lauril solfato, inchiostro di stampa per le capsule rigide da 100. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Coxib a base di celecoxib sono Celartrox, Celebrex, Celecoxib Alter, Celecoxib Aurobindo, Celecoxib Doc generici, Celecoxib EG, Celecoxib Krk, Celecoxib Milan, Celecoxib Pensa, Celecoxib Pfizer, Celecoxib Sandoz, Celecoxib San, Celecoxib Technigen, Celecoxib Teva, Celecoxib Zentiva. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.